prendo tanto tempo, passo subito la parola a Sara, grazie ancora di essere qui. Qui dove vuoi? Hi everybody. We share. Okay. Good morning, everybody. It's a complete pleasure to be here. My only regret is that I don't speak your beautiful language. So my apologies. Maybe next time I do this in Italian. We won't translate that. That was a joke. Okay. Buongiorno a tutti, è un vero piacere essere qui con voi questa mattina. E l'unica cosa che mi dispiace è che non parlo la vostra lingua, quindi mi scuso e spero che la prossima volta potrò offrirvi questa possibilità. Fatto i due vicini così avete uno per ognuno. Ah, ok. Grazie. Okay, it's good. We go. Okay, I'm going to start by some very important and quick thank yous, and then we're going to jump right on in. Instead of thinking about this as question and answer, let's think about this as a conversation. I'll start it, and then we go to you to continue. Prima vorrei fare dei ringraziamenti e soprattutto ci tengo a sottolineare che vorrei che questa fosse una conversazione e quindi io inizierò e poi lascerò a voi continuare. So first, let me thank Antonio Candello. Thank you so much for inviting me here with the Young Cooperators Network. Ricardo Verocci for really helping me to understand what some of the issues are that you've been thinking about. Federico Mento from Ashoka, the nonprofit organization of social entrepreneurship, of which I'm on the board, and to you for all the work that you do. Ok, vorrei ringraziare Antonio Candelo per l'invito e Riccardo per avermi spiegato di cosa si occupa l'Alleanza e Federico Mento di Ashoka, che è la grande organizzazione delle imprese sociali di cui io anche sono membro. So when I was asked to speak to you about mutualism, I thought, what a wonderful opportunity. And after I said yes, I said, what am I going to talk about? This is very difficult. How do we enter this subject? And so I reflected on your history. So if I may, I will say back the history that you know all too well, but which is so meaningful and inspirational for all people who care about mutualism, cooperatives, unions, mutual aid, and faith. Quando mi hanno chiesto di partecipare, di parlare qui del mutualismo, mi sono detta che era un'opportunità straordinaria, ma la prima domanda che mi è venuta è di cosa parlerò, come entrerò in questo argomento. E allora ho pensato alla vostra storia, che in un certo senso è un'ispirazione per tutti coloro che lavorano con iniziative mutualistiche, dalle cooperative, sindacati, eccetera. And so let me just begin by saying the story that I learned about your history feels very present. I think of your generation. I have a daughter who is 22. As she thinks about climate change, equality, the changes that we have to make, very similar, I think, to some of your conversations about the internal regions within Italy. It makes me think that there is a very important parallel in your history, which was after World War II. After the partisans had fought the fascists and the Nazis in the mountains, they had to come down from the mountain to make something work. And just as your time is filled with such complexity, chaos,
political fragmentation, so too were the generations who gave birth to this beautiful movement of cooperatives. La storia che ho appreso, per me, io ho l'impressione che sia una cosa molto presente e molto contemporanea. Per esempio vedo mia figlia che è impegnata o che nelle questioni connesse con il cambiamento climatico, e ho pensato a un parallelismo con le sfide che si trovano ad affrontare le regioni più interne qui in Italia, di cui mi hanno parlato, e io vedo un parallelismo anche con la storia dell'Italia in modo particolare, e dopo la seconda guerra mondiale, quando i partigiani sono in un certo senso scesi giù dalle montagne e dovevano iniziare a costruire qualcosa. Il nostro tempo, la nostra epoca è così complessa, così caotica e diciamo segnata da una frammentazione politica che mi ricorda appunto quel periodo. And so many people came down from the mountain who disagreed, but they had to build something. And what I want to do today is talk to you about my understanding of that movement and how it has influenced the rest of the world and thinking in this idea of mutualism. And so I'm going to walk you through the principles of mutualism and then tell you a few examples, and then we'll continue and have our conversation. Tanti di questi partigiani quindi sono arrivati giù dalle montagne e non tutti erano d'accordo su ciò che si doveva fare, ma erano d'accordo sul fatto che si dovesse costruire qualcosa. Quindi nel modo in cui io ho capito quello che stavano facendo, io credo che loro abbiano in un certo senso influenzato in tutto il mondo quella che doveva essere l'idea del mutualismo, per cui ora mi addentrerò in questa storia e vi darò alcuni esempi. Okay, so what is mutualism? This should sound so familiar to you, but these are three principles that really help to organize thinking. Rule one for mutualism, it has to be a solidaristic community. It has to be a community that shares something. One can share professional ties, a geographic region. It can be people who share a passion for knitting or skiing. It can be a family name, a family organization, but it can be a faith, a religious community like the Catholic Church. It can also be a small community based on interest in meditation. But everybody shares a sense of connection to one another. Vorrei partire quindi dalla definizione di mutualismo, che potrebbe sembrare semplice, e penso che ci siano tre principi che ci aiutano a organizzare questa idea. Il primo è diciamo, lo spirito solidaristico, quindi una comunità che condivide uno scopo sociale. E la comunità può essere di tipo molto diverso, così come anche questo senso di condivisione può avere oggetti molto diversi, quindi possono essere dei legami professionali, possono essere degli interessi legati alla geografia del territorio, oppure anche un'organizzazione familiare o anche una comunità che condivide una credenza religiosa, ma anche qualcosa di più piccolo come un gruppo che condivide la passione per la meditazione. So I think one interesting thing we can talk about as a brainstorm is the internal areas and what are the existing conditions of solidarity and how do you build on that. Quindi un punto da cui possiamo partire in comune e parlarne sono appunto le aree interne sul territorio, quindi quali sono le problematiche che loro, diciamo, condividono. Second principle, economic mechanism. There must be a way that this supports itself through dues, through services, something that makes its a cooperative business, but it can't be a charity. It can't be that somebody just writes you a grant check or a government program. It has to have a continuing economic mechanism that survives, that then enables you to build a movement.
Il secondo principio è quello del meccanismo economico. Cosa vuol dire? Vuol dire una modalità che permetta all'organizzazione mutualistica di autosupportarsi. Possono essere ad esempio delle quote, delle sottoscrizioni, dei servizi, un'attività di tipo cooperativo, ma non deve trattarsi di un'associazione caritatevole basata sulla benevolenza, cioè con un trasferimento per esempio di assegni. C'è bisogno di un'attività che garantisca quell'autofinanziamento nel tempo. And the third is that it has to have a long-term focus. So if you think about a startup has a very short-term focus. A for-profit wants to make profit quickly, especially now in this era. But this says there's wisdom, just as we talked about the people after World War II were able to create an institution so that they are taking the baton, as in like a sprint, and passing it just as the baton is now being passed to you. Il terzo elemento è quello di avere un orizzonte temporale di lungo termine. È il contrario di quello che può avvenire per esempio con una start-up che è focalizzata sul breve termine e quindi sul rendimento, sul profitto rapido. Nell'esperienza mutualistica invece dobbiamo fare tesoro delle conoscenze e quindi passare queste conoscenze da una generazione all'altra. Okay, so we have our three principles: community and solidarity. Our second principle, economic mechanism. Third principle, long-term view, where you're passing wisdom from one generation to the next. Now I'm going to tell you broadly, there are four sectors that come together. Obviously, the cooperatives, the trade union movement, mutual aid, which, by the way, your generation is giving birth to the new generation of mutual aid and teaching the people who are alive what people 100 years knew, and the faith community, and the institutions created of schools and healthcare and within the faith community. I guess in Italy, perhaps the Catholic Church. Dunque, per riassumere, i tre principi quindi erano quello di essere una comunità solidaristica, il meccanismo economico e l'orizzonte temporale di lungo periodo. Poi ho individuato 4 settori: quello delle cooperative, quello dei sindacati, quello del mutuo aiuto, in cui in un certo senso le nuove generazioni apporteranno un loro contributo, quindi sfruttando conoscenze che però erano diffuse già 100 anni fa, e poi le cosiddette comunità di fede, che hanno contribuito anche a costruire università o alloggi sociali, eccetera, e che posso immaginare in Italia facciano riferimento soprattutto alla Chiesa Cattolica. Okay, now I'm going to give you a few examples. We're going to start with some of my family, and we're going to then talk about some very important movements in the United States. So the first is, when I was growing up, I grew up in Brooklyn, New York. I lived in a little neighborhood, and my parents didn't have, a lot of money. My mother was a teacher. So they formed a babysitting cooperative with their friends. And there was no internet. They literally used like Monopoly money. And they would keep it in an envelope. And when the envelope ran out, my parents had to call their friends to get babysitting jobs, so they could go out, because nobody wanted to spend money. But that was why they started. But what ended up happening was, in our little neighborhood in Brooklyn, all the parents knew all the kids. All the kids knew the other kids, so the relationships really deepened. And to this day, I feel like I grew up actually in a very small town. Ora voglio portarvi qualche esempio. I primi sono quelli dalla mia famiglia e poi passerò a qualche esempio di movimenti all'interno della società. Io sono nata e cresciuta a Brooklyn, New York, quindi in una zona anche in cui vivevo. I miei genitori non avevano molto denaro e hanno deciso di fondare una cooperativa di babysitting insieme a degli amici. E
nessuno voleva spendere del denaro e loro hanno avuto questa idea di utilizzare il denaro del gioco Monopoly. Però quello che poi è successo è che all'interno, nel vicinato, tutti i genitori conoscevano tutti i bambini si conoscevano tra di loro. The next one was my grandfather was a garment worker and went on to organize with many great immigrants the International Ladies Garment Workers Union, which we call the ILG. So he organized, he helped build the union, and the union had a very almost mutualistic view. If that generation and the Italians after World War II had a conference, it would have been, if they probably did, but it would have been amazing if we could see it today. They started with dues. You know, unions, dues, you collectively bargain, and that's what funds the union movement. But they had a wonderful leader named Sidney Hillman, and he understood that you take the dues, you take a little piece of those dues, and you create a fund, not dissimilar from what you do with many of the co-op organizations. And they funded housing, banks, insurance companies. Sound familiar? Very, very parallel. My grandmother lived in the labor cooperative union housing. And in America, nobody believes that. They think that couldn't exist. But my grandmother literally died at 96 years old, and she got in there as, you know, like a kind of middle-aged woman. It lasted, and it still exists. Mio nonno era un operaio del settore tessile e insieme ad altri anche migranti ha creato il sindacato internazionale delle lavoratrici donne nel settore tessile, e loro hanno creato questo sindacato con una visione mutualistica. L'esempio che però mi piace portare sempre è quello di Sidney Hillman, che ha avuto una brillante idea nel suo sindacato, che era quella di prendere le quote sociali e di creare con le quote sociali un fondo, che è un po' un parallelo con quello che è avvenuto anche in Italia. Con questo fondo è riuscita a creare delle banche, delle compagnie di assicurazione, degli alloggi sociali, e negli Stati Uniti sembra incredibile che ciò sia accaduto, ma mia nonna, per esempio, ha vissuto fino all'età di 96 anni in una casa che era stata data dal sindacato, e anche se oggi sembra incredibile a tutti negli Stati Uniti. So the unions built the housing cooperative. So I'm going to just tell you a story I love. In New York City, in Coney Island, which you I'm sure have heard of, the union built cooperatives that focused on how people live their lives. So the children could play in an area and benches were around, so the parents and their babysitters and others could sit on the bench while the little kids played, and then they put trees so it could be shady in the summer. Kind of common sense. That's on one side of the street. Somebody you may have heard of named Donald Trump, his father was a housing developer, and he built a housing and metaphor for today. I sindacati quindi negli Stati Uniti avevano creato delle cooperative immobiliari, diciamo in un certo senso, e voglio fare questo esempio. A New York i sindacati appunto avevano costruito questi immobili focalizzandosi sui bisogni delle persone, su come le persone vivevano. Allora avevano costruito dei parchi con delle panchine in modo che i bambini potessero giocare, i genitori intrattenersi nel parco, e avevano anche piantato degli alberi per fare ombra.
Al contrario, diciamo dall'altra parte della strada, il papà di Donald Trump era anche lui un investitore immobiliare e aveva costruito delle case che invece non erano per niente adatte diciamo, per un benessere delle persone che ci vivevano. Two more examples. This one is a bit of a long one, but it's about civil rights in America, which I think also is very parallel to your conversations about the future and the internal regions. So this is long, but I'll make it as short. But there's a lot of very important and rich history. So in the United States, as you know, not only did we have slavery, but we had segregation, and these problems obviously not only exist but are central to what our country is trying to grapple with and evolve from and toward a place of more equality. And the leader that is unsung and unheard of is named A. Philip Randolph. He was the president of the first black craft union called the Brotherhood of Sleeping Car Porters. Vorrei portarvi altri due esempi. Uno riguarda è connesso con la storia dei diritti civili negli Stati Uniti, perché ritengo che ci sia un parallelo con quello di cui voi state discutendo, che è il futuro delle regioni della storia presente. E c'è un leader di cui non si sente molto parlare che si chiama A. Philip Randolph, che è stato il presidente del presidente della confraternita dei facchini dei vagoni letto negli Stati Uniti intorno agli anni 20. And so what he did was the sleeping car porters were the people, the men who would be on the trains, help people with their baggage, and therefore would travel across the country. They would take the messages in the newspapers about civil rights to all the regions of other black communities. But they were mutualists. They had dues. They had a union with economic mechanism. But to me, and I'm shortening this history, you should really look it up. What they did is they were the base for the civil rights movement. They integrated our trade union, our completely segregated and racist trade union movement at the time, because that was the context of the time. They integrated the AFL, the American Federation of Labor. But not just that, they pushed for the March on Washington. And A. Philip Randolph's chief deputy was a man named Bayard Rustin. And they organized the historic March on Washington that Martin Luther King gave his I Have a Dream speech. So when in America we tell the story, we start with the March on Washington, but we don't start with the mutualist base of the Brotherhood of Sleeping Car Porters and the leadership, because that movement took more than one generation. And so that's why mutualist institutions matter, because leaders are developed, institutions are created, strategies are tried, some fail, many fail, and some are successful. And if you look at the March on Washington and you Google A. Philip Randolph and Bayard Rustin, you will see the history of the civil rights movement in a mutualistic context. Dunque, ritornando quindi alla confraternita dei facchini dei vagoni letto, fondata appunto da A. Philip Randolph, si trattava praticamente di persone che lavoravano sui treni e aiutavano altre persone a trasportare le loro valigie.
ma quello che succedeva è che viaggiando con loro negli Stati Uniti avevano la possibilità di diffondere messaggi sui diritti civili. La differenza era però che era un gruppo che si era sindacalizzato e quindi costituirono in un certo senso, nel momento in cui si erano sindacalizzati, erano stati la base del movimento che si creò più tardi, perché erano riusciti ad integrare, diciamo, il sindacato all'interno del movimento per i diritti civili. E infatti furono loro che spinsero e organizzarono di fatto la marcia su New York, su Washington, che è quella in cui Martin Luther King tenne il suo famoso discorso. Quindi in un certo senso quando noi rinarriamo la storia, partiamo dalla marcia su Washington, ma dimentichiamo tutto quello che era accaduto precedentemente, tutto quel movimento che per portare a questo risultato era durato un secolo. Quindi quello che è successo, guardando in una prospettiva storica, che avevamo dei leader che hanno iniziato il movimento, poi abbiamo avuto il movimento che ha dato vita a delle strategie. Alcune di queste strategie sono riuscite, altre sono fallite, ma quello che è importante è che se rinarriamo questa storia nel modo in cui io l'ho fatto, vediamo che si tratta di una storia di tipo mutualistico. Okay, and now I want to start to talk about what can you do and how do we do it and what are some models. I think as we get to having our conversation, we have to change our culture. We must really think about ourselves, and in a way, Ashoka uses a term, everyone a change maker. The idea of social entrepreneurship in the context of cooperatives. So it's not one person alone. It's one person who's a change agent who brings others in and helps them become change agents. So we have an idea that we're not waiting for somebody to hand us the playbook. We've got too many things to do too fast. Climate change is happening so fast. We have to be the change we want to see in the world. Dunque, cos'è alla fine? Quindi cosa possiamo fare noi? Quali sono i modelli cui possiamo fare riferimento? Ciò di cui abbiamo bisogno è sicuramente di un cambio di cultura. È un po' quello che per esempio facciamo in Ashoka. Ecco, in Ashoka diciamo che ciascuno di noi può essere un agente del cambiamento, ma è un cambiamento che avviene nel contesto della cooperazione. È qualcosa quindi che facciamo insieme e che iniziamo da subito. Non dobbiamo aspettare che qualcuno arrivi e ponga fine a determinati problemi. Siamo noi che dobbiamo avviare questo cambiamento, soprattutto di fronte a problemi incalzanti come il cambiamento climatico. So I think now we have to think about solidarity. And solidarity is not friendship. It is not Facebook friending. It is not liking. It is not turning on your computer like that. It's about us starting to build. And when I came out of, I studied labor, I was a union organizer, my grandfather was a union person, my father was a labor lawyer, my mother was a teacher in a union, and I was made an independent contractor when I was younger. I was a lawyer and I knew it was illegal and I was very annoyed, but instead of just being annoyed, I decided to organize independent workers into the freelancers union. Independent contractors in the United States don't have the right to unionize. So we had to make it up, which was the best thing that ever happened because there were no rules. We got to do it our own way. And that's where I really started thinking, and the workers, about technology. Dunque, quello che penso è, di cui abbiamo bisogno ora, è solidarietà. E quando parlo di solidarietà non mi riferisco all'amicizia, non si tratta di Facebook o di mettere un like o un follow. Quando parlo di solidarietà significa noi come collettivo che iniziamo a costruire insieme.
Io ho una famiglia alle spalle di tipo mutualistico, diciamo, perché come parlavo di mio nonno che era vicepresidente di un sindacato, ma anche mia mamma che era un'insegnante e mio padre era un avvocato del lavoro. E io stessa ho iniziato come avvocato, quindi ero una lavoratrice indipendente. E allora negli Stati Uniti i lavoratori liberi professionisti non avevano l'opportunità di sindacalizzarsi. E io però non mi sono data per vinta e ho deciso di fondare il sindacato dei freelancer, dei liberi professionisti. Quindi abbiamo deciso, di fronte a qualcosa che non potevamo avere, di costruirci una nostra strada. And so I think the real question is, what will be your contribution? The baton is being passed to you from your grandparents, great-grandparents, I don't know, potentially great-great. What will you teach? Not what will you learn, what will you teach? Because you deeply understand things so much more in part than the older generations, especially around culture and technology. You have intuitive insights that will be your base. I think it will be very important to start to understand what is happening with blockchain and tokens and coins and DAOs. And maybe that is surprising to you, but I think that it is early. We in the mutualist social world, we sometimes say, oh, it's crypto, it's these scandals, and they're crooks and criminals, and a lot of them are. But the distributed ledger is the technology that we have to understand and harness for the cooperative and the mutualist movements, because it is about how we are going to be keeping track of all the ways that we are organizing and building. Because if we don't, we will see this technology become Uber Part 2. She said this to me before the meeting, this was her idea. Amazon Part 2, Facebook Part 2. We have a moment, and you, here in Italy, where you have so much infrastructure and insight, you actually have the chance to be building something. And I would suggest that it's actually in the areas where you have the least infrastructure that you have the most ability to try new things and to be super innovative. And as your Vice Mayor Micali said, this is the time to innovate. This is the time to imagine. This is your time because it's the future. So thank you so much. Oh. La mia domanda quindi ora è: quale sarà il vostro contributo? Ora avete la possibilità di spingere voi il bottone, vi è stato passato. Cos'è che insegnerete voi? Penso che la vostra generazione ha la possibilità di farlo perché ha una visione più interna o più approfondita di quelle che sono le tecnologie. Per quanto mi riguarda farei più fatica a capire come funzionano i token, le blockchain, le criptovalute. Questi sistemi tecnologici sono ancora nelle fasi iniziali, quindi possiamo ancora definire quale sarà il loro futuro percorso. E devo dire che noi come mutualisti spesso tendiamo a vedere questi ambiti come connessi con il denaro, con la criminalità e comunque con qualcosa di sporco, diciamo. Ed in parte è anche vero, ma allo stesso tempo queste nuove tecnologie hanno un potenziale da esplorare anche ai fini del mutualismo, perché sono dei sistemi che per esempio ci permettono di monitorare e tenere traccia di quello che accade e possono darci idea di, diciamo, una base organizzativa di come possiamo fare le cose. E altrimenti, se non prendiamo il controllo su queste nuove tecnologie e decidiamo la direzione in cui andranno, rischiamo che accada lo stesso che con internet, quindi creeremo una nuova Amazon, un nuovo Facebook, che hanno in un certo senso deciso il corso di internet. E proprio perché ancora non abbiamo costruito queste infrastrutture,
è il miglior momento per intervenire, perché possiamo dare il nostro contributo nel costruire queste infrastrutture, quindi possiamo dare il nostro contributo con l'innovazione e l'immaginazione. Grazie a tutti. Ovviamente è aperto adesso il dibattito, per cui l'unica cortesia è chi vuole porre una domanda di venire qui al pulpito, così anche per chi sta seguendo il remoto può ascoltare. Non siate timidi. Vabbè, vengo io, dai. Dennis. Grazie, veramente è stato un intervento interessante perché, come racconterò un po' dopo, ci ha aiutato molto a alzare lo sguardo, no? Rispetto a quello che noi facciamo tutti i giorni, ed è una cosa importante per riuscire anche a capire bene dove andare. Volevo fare una domanda rispetto a quest'ultima cosa che ci hai raccontato sulle nuove tecnologie, perché è un tema che come Alleanza Giovani ci eravamo già posti un paio d'anni fa, vero Katia, con il nostro webinar. Uno degli intenti era proprio riuscire a cercare di capire come il nostro movimento, soprattutto il nostro movimento giovanile, approcciarsi a queste nuove tecnologie. Perché studiando un po' cosa i teorici della finanza decentrata, la blockchain, la tokenization dell'economia, viene fuori come abbia molti punti in contatto con il movimento cooperativo, con la storia del movimento cooperativo e anche con i fini del movimento cooperativo. E tante volte a uno sembra che siano delle cooperative in realtà, questi gruppi ancora embrionali che stanno nascendo, e se uno vede le volontà, insomma il tema che trattano e dove vogliono arrivare, pare delle tecnologie che a prima vista almeno con le persone hanno molto poco a che fare, e quindi ci troviamo molto in difficoltà. E quindi, pur sapendo che, come lei diceva, probabilmente dovremmo riuscire a capirne di più per non subire queste innovazioni tecnologiche, ma per riuscire a padroneggiarle e farle diventare parte delle nostre imprese, in realtà dall'altra ci spaventano molto. Perché sono veramente molto molto diverse rispetto a quello che noi facciamo tutti i giorni, e diventa veramente complicato, almeno al momento, riuscire a capire come integrarle nelle nostre attività e nei nostri obiettivi. Grazie. Yeah. Wow. So, thank you. That was a great question. That hits the nail on the head, Oh. I think. I am starting something called the Mutualist Society, and we are bringing 50 mutualists together in November, virtually. But I want to tell you our thinking, because then you will have the context. Grazie. Scusa. Sì. Grazie per questa domanda molto molto importante. Credo che hai proprio centrato il punto. Io in questa fase sto avviando la Mutualist Society, la società dei mutualisti, e a novembre ci incontreremo virtualmente con 50 dei mutualisti. So like my parents in the babysitting co-op with the monopoly money, we are starting with non-crypto, no blockchain game of tokens. So you come to the meeting, you get a coin, you make a contribution of content, you make a coin, you measure the content, the contribution, and then you set voting and decision-making rights for the amount that people have made a contribution. And it's complicated, but that's, to me, how we start bridging the world, because you rightfully point out there is the cooperative world that is so sophisticated in understanding trust, solidarity,
and infrastructure. And then you have another world of discord and new technologies, of communities that don't have trust and think it's an algorithm. No, just think about it like Monopoly, just a token, like a poker chip. But you would play with it. Yes, yes. And just saying that with each contribution, So let's say there's a vote. People have to have a certain number of Okay. coins that reflect how much they contributed to the mutualist society. Ok. She has such a hard job. Bravissimo. Sto innovative. Allora, in un certo senso, come hanno fatto i miei genitori all'epoca con la cooperativa di babysitting in cui utilizzavano i soldi del Monopoly, noi faremo un po' una cosa simile, quindi inizieremo a giocare, tra virgolette, con Quindi loro cercano di dare un valore al contributo solidaristico attraverso questi token. so you tried to value this contribution solidaristic with a token. So, okay, we have to invite you to this thing because that is a very hard question, as you're pointing out, because if you are somebody with a lot of time and you go to every meeting, you know, because, you know, you got a lot of time, okay, you can maybe get a lot of tokens. But what if you're very busy because you're doing very important things, and so then our system won't work because we didn't get the measurement right. So what we're doing in November is to ask the group, how do we value contribution? Wisdom isn't that simple. A brain surgeon might be in an operation for a very short period of time, but you can't measure it just by that time. So it's the experimentation and doing it in a little group so that you try, you fail, but ultimately you get closer. And that's how we're doing that. And I would just say one other thing. What's very important, I think about this, I imagine a room with a beautiful wood oak table and white walls and chairs around the table. And I think, who needs to be sitting at this table to answer those questions? So at the Mutualist Society, we probably range from 21 to 80. We have the people who have built cooperatives and trade unions, and the people who are engineers building the blockchain and experimenting. And the goal is just to have the conversation because it's so separate right now. Dunque, in un certo senso è così, però si tratta di, è ovvio, una questione molto complicata, quindi cerco di fare un esempio. Ammettiamo che ci sia una persona, quindi in questo caso un mutualista che ha molto tempo e quindi ha la possibilità di partecipare a tanti meeting, e quindi se il tempo fosse la misura del suo contributo, lui riceverebbe molti token. Però magari c'è un'altra persona che invece è molto occupata in altre attività e che quindi sulla base del fattore tempo non riceverebbe dei token in un certo senso. Quindi la domanda è: in che modo noi possiamo dare valore o misurare il contributo?
non può esserci solo il tempo, per esempio in questo caso. Quindi ciò che dobbiamo fare è sperimentare in piccoli gruppi, quindi provare per cercare di arrivare più vicini a una soluzione. Magari alcune falliranno, altre invece ci porteranno avanti. Per esempio io immagino anche di trovarci in una stanza in cui c'è un tavolo e delle sedie e la domanda è: chi è che si siederà a questo tavolo? In un certo senso potremmo dire ok, ci saranno 20, 80 oppure due gruppi. Da una parte abbiamo gli ingegneri, che sono coloro che hanno costruito la blockchain, e dall'altra abbiamo i mutualisti. In questo momento siamo troppo distanti, però dobbiamo sederci insieme con l'obiettivo di conversare e trovare una via. Ok, Fabio, si è prenotato, ovviamente fatemi cenno, scrivete in chat, ok. Grazie, buongiorno. Io intanto voglio ringraziare per gli spunti molto importanti che abbiamo ascoltato dalla tua carriera, Sara, che è una vita dedicata a difendere delle categorie che con difficoltà sarebbero riuscite ad organizzarsi. Anche noi in Italia forse siamo arrivati un po' più tardi, ma oggi il problema delle partite IVA, dei giovani professionisti, ne abbiamo circa 5 milioni che non hanno rappresentanza e prenderemo di sicuro spunto da questo. Però io vorrei porre all'attenzione un altro tema che mi tocca più da vicino perché è la mia professione, io mi occupo di formazione professionale. Noi scontiamo nel mondo del non profit permettetemi il termine, anche un'arretratezza culturale, perché il mondo del no profit lo releghiamo troppo spesso nell'immaginario collettivo all'assistenzialismo, soltanto diciamo a qualcosa che non fa economia. Soltanto negli ultimi anni, scusate se faccio un piccolo riassunto, ma per far capire la realtà italiana, soltanto da 5 anni l'Italia ha una legge che regolamenta quello che chiamiamo il terzo settore, il settore del no profit. Ma il problema più grande è che il mutualismo, le tecniche del no profit, come si sta nel mondo del no profit, non si insegna a scuola. Non ci sono corsi universitari specifici sul no profit. Da pochi anni alcune università più lungimiranti si stanno organizzando con dei master, ma un corso di laurea che insegna come si sta nel mondo del no profit, i suoi principi giuridici, ma anche l'approccio umano, noi non lo abbiamo. Mi piacerebbe capire come la vostra organizzazione, come tu ti sei interfacciata col mondo della scuola, per esempio dell'università negli Stati Uniti, perché potrebbe essere importante per noi che rappresentiamo e aspiriamo a rappresentare il mondo di una grande fetta del no profit che sono le cooperative in Italia, come interfacciarci con le istituzioni scolastiche e universitarie. Grazie. Yes, I think. I think that, and then you tell me if I got your question. I think that there's a very big difference between mutualism and the nonprofit sector. But I think a lot of people think they're the same. Allora, Sempre il microfono. Allora, io ora cerco di rispondere, poi mi dici se ho capito bene la domanda. Io credo che ci sia una grande differenza tra il settore mutualistico e il non profit e che molti tendono a confondere i due ambiti. And so even though the nonprofit doesn't have profits, it is still a corporation structured very similarly in many ways with the same values as the corporation. Quindi le non profit, anche se sono non profit e quindi non orientate al profitto, in realtà sono organizzate come delle società for profit. So what I think in the United States, the next role that I would love for our government, which I believe will happen, not in the next year for sure, is a government that says our job
is to build the mutualist sector. And I think there are two big areas. One is climate change and making sure that we build with cooperatives and unions and mutual aid, but the other is training. And here I think is the answer to your question. Allora, negli Stati Uniti io vorrei che il compito del governo cambiasse e probabilmente succederà anche se non nei prossimissimi anni. Io voglio che il governo dica che il nostro lavoro è quello di costruire il settore mutualistico e in particolare su due fronti. Da una parte il cambiamento climatico e l'altro è quello della formazione. Qui credo che vengo alla tua domanda. And so I think what I'm about to say is the way you've structured so much here, which is the government money, the government funding should flow through the cooperatives, the unions, the mutual aid, and the faith communities to deliver, but not as nonprofits, but as a business. And you build it and show us what the efficiencies are and what is needed, and you compete. And if you do a good job, you get more, and if you do a bad job, you shouldn't. So you make excellence and efficiency part of the equation, but you take it out of this nonprofit sector because ultimately that model comes from Ronald Reagan and Margaret Thatcher of outsourcing government services. And a mutualist approach isn't outsourcing. It's saying, we know our local community. We know what people want and need because they are the leaders. We are not just giving them charity. And so I think the first step is understanding, having clarity around the strategy so that when you go to the universities, you don't use their paradigm, argue for yours, and then have the universities as partners who get your strategy. Quello che credo è quindi che i fondi, le risorse pubbliche del governo dovrebbero confluire verso questi due settori anche nella formazione attraverso le organizzazioni mutualistiche, quindi le cooperative, i sindacati, le società di mutuo aiuto, e che queste dovrebbero in un certo senso lavorare come se fossero delle aziende, quindi basate su un principio di efficienza ed eccellenza. Quindi tenere a mente questi principi, per cui se un'organizzazione lavora con efficienza andrà bene, altrimenti non ha ragione di continuare ad esistere, ma allo stesso tempo distaccarci dalla modalità con cui lavorano le non profit, quindi perché quel tipo di modello proviene dall'era reaganiana, quindi quello che dobbiamo fare noi ora non è esternalizzare dei servizi, non è dire voi vi occupate e do a qualcun altro il compito di svolgere l'attività, perché siamo noi come organizzazioni mutualistiche che la facciamo in maniera diretta, perché siamo noi che conosciamo la comunità, sappiamo quali sono le loro esigenze. È come se la comunità fossero loro i nostri leader. Quindi ciò che è importante è trovare una chiarezza su qual è la nostra strategia. Nel momento in cui si va in un'università non dobbiamo farci dire dall'università come dobbiamo agire, ma dire noi lavoriamo in questo modo e quindi prendere loro a bordo in un certo senso. Grazie. A te? Intanto diamo il benvenuto a Geppino Crocco, che è il presidente dell'ACI Basilicata, Caterina Salvia, vicepresidente Lega Coop Basilicata, grazie di essere qui e do la parola. Carlo, grazie. E grazie Sara davvero di essere qui e grazie a tutte le persone che lo hanno permesso. Ascoltarti è stato molto ispirante, soprattutto su tutte le cose nuove che sono state costruite con un principio mutualista, dà davvero un'idea di poter fare le cose. E, mi ha colpito molto un punto in cui invece parlavi di trasmissione della saggezza, delle organizzazioni mutualistiche come delle organizzazioni che permettono di creare le condizioni per cui magari tra 60 anni nasce da quella struttura, eccetera, qualcosa di ulteriormente nuovo e forte.
E noi in Italia abbiamo l'impressione che su questo facciamo un po' più fatica, nel senso che abbiamo una storia molto lunga, tante organizzazioni e non sempre, nella mia percezione, riusciamo a dialogare al massimo di come si potrebbe per trasmettere questa saggezza. Vediamo molte cooperative che hanno una classe dirigente molto in là con gli anni, o magari vediamo questa classe dirigente di noi vorremmo anche includere dei giovani, delle giovani, ma non ci sembra ci siano, che abbiano voglia di impegnarsi. Allora la mia domanda, scusami, credo sia molto importante che ci siano dei giovani anche solo per la differenza di percezione, appunto come dicevi tu, sull'urgenza di agire su temi ambientali, la capacità di usare strumenti tecnologici, eccetera. E la mia domanda è che esperienza hai potuto osservare o che processi ti sembrano siano utili per facilitare questo tipo di passaggio, questo tipo di saggezza, questo tipo di collaborazione nella gestione delle stesse organizzazioni, del portare avanti. Company, because if you look at their business case study on innovation, they took it completely out of the mothership. Vi invito a dare un'occhiata a ciò che succede nella nota azienda Intel. Ciò che hanno fatto è che loro hanno completamente scorporato il settore innovazione dalle restanti attività. How do you translate mothership? Mothership. Okay, so does anybody know? Okay, so what's important, I think, is this is the lesson that, to me, if I were giving you an idea, this is what I would do. I would use different words, but I would create a fellowship program. I would create a small stipend for the group you're trying to reach to give them the opportunity to make a proposal for what problem they're trying to solve. And I would start with what do they want to do? What do these young entrepreneurs, social entrepreneurs, these young visionaries who are seeing exactly what it is that needs to be done, and giving them the first step. And let's say you start with 25, or you start with one region. I wouldn't do it big, I would do it small. But I wouldn't do it too small. Maybe 10, maybe 25. And then you watch and you learn. You learn two things. One, how do you pick the right ones? And the second is, of the 25, which are the 7 that should get more funding for the next year? Now what you do is, if you do that over 3 years and you have funded 25, maybe 35, maybe 55, pretend that added up to 100, I don't even know if it does. You now have a network. Now you say to them, what was helpful? What wasn't helpful? Then you go to the mothership and you show what you learned. And you say, I think this is what needs to have the funding. But it's very bottom up, because it will not happen from a central body, I think. Okay, a woman has to get up there, come on. Dunque, voglio darvi uno spunto con quello che io credo si possa fare. Allora, la mia idea è che quella che dovreste creare un programma di fellowship, no? Quindi istituire una sorta di borsa di studio in cui le persone, o meglio gli imprenditori sociali, possano candidarsi e rispondere alla domanda: qual è il problema che vuoi risolvere? Quali pensi che siano le esigenze da affrontare?
E io credo si dovrebbe organizzare questo tipo di iniziativa in piccolo inizialmente, quindi anche a livello locale, farlo con magari 20-25 posti a disposizione. Il mio consiglio è quindi di osservare quello che accade e di imparare. E due cose in particolare si possono imparare. La prima è che è quella di riuscire a scegliere quali sono i progetti più significativi, e l'altra è poi trovare in quel gruppo di 20-25 progetti che sono stati presentati i 7 che dovrebbero ottenere più fondi. E se si svolge un programma di questo tipo per 3 anni consecutivi, alla fine si sarà già costruita una rete, e una volta che si è costruita la rete possiamo vedere cosa è stato utile e possiamo ritornare, diciamo, alla nostra organizzazione principale, come dicevamo prima, diciamo Intel, e quindi dire ciò che abbiamo imparato, ma non possiamo imparare, diciamo, da qualcuno che centralmente ci dice cosa dobbiamo fare. Partiamo dal basso. Ok, prossima. Chi sta scrivendo? Tocca a te. Intanto se qualcun altro poi mi fa accenno. Allora, incomincio con un ringraziamento perché le tue parole sono state proprio la cosa di cui avevo bisogno io oggi e quindi proprio a livello personale un grazie, perché io spero che questa cosa sia abbastanza evidente dal modo in cui questo incontro è stato organizzato, dal modo in cui lavoriamo con Ashoka. Comunque i rapporti adesso ci sono da tempo, e la nostra, e ovviamente non sto parlando solo di Lega Coop, ma parlo di ACI Giovani per intero, è una delle organizzazioni giovanili in ambito cooperativo più forti in Europa e non solo. E nonostante questo qualcosa ancora non va. E, le tue parole mi sono piaciute tanto perché finalmente ho sentito qualcuno che ci vede per quello che siamo, cioè il collante fra il presente, fra il passato della cooperazione e il futuro, cioè che ci chiama, come dire, ad esercitare quella responsabilità che noi vogliamo, non per, come dire, particolari manie di protagonismo, ma per una semplice adesione a un sistema di valori, anche proprio a una storia di cui vogliamo fare parte. E quindi quella tua domanda del non tanto che cosa imparate, che ci sentiamo sempre ripetere costantemente, dovete ancora imparare, ma questo tuo che cosa volete insegnare mi ha mosso, come dire, nel profondo, perché soprattutto sembra che finalmente legittimi la nostra presenza, e quindi grazie, perché mi sembra, come dire, fondamentale. Passo a una domanda estremamente semplice in realtà. Mi piacerebbe sapere che rapporto hanno invece i giovani americani con il movimento, con queste nuove forme di mutualismo. Dal nostro punto di vista, almeno da quello che io ho potuto percepire finora, mi sembra che ci sia grande interesse, però mi piacerebbe che ci raccontassi un po' di più appunto cosa i nostri colleghi fanno oltreoceano. Grazie. Yeah, I mean, what has been very surprising in the United States, there was a Gallup poll, a big poll of people in their 20s, and 77% are pro-union. And that number hasn't been that high since the 1960s. C'è stato un dato sorprendente, perché negli Stati Uniti è stato condotto un sondaggio tra i giovani nei loro, diciamo, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, e il 77% ha dichiarato di essere a favore dei sindacati, un dato che non si era mai più registrato negli ultimi 50 anni. After COVID started, really the youngest people in almost every city all across our country started mutual aid groups. They immediately started to build technology, actually use technology. They didn't use any complicated technology, which is the point, monopoly money. It's the people, and then you have the technology. But to your point, what is your name again? Vince. Vince. We have an opportunity. The road is forking, and there's a mutualist way and a non-mutualist way. And in America, what I worry about
is the foundations are charitable organizations are saying to the mutual aid groups that are mutualistic, run a campaign, right? Here's money to advocate, but they are not building infrastructure that will make them be the next era's cooperatives. Dopo la pandemia, quello che è accaduto è che i giovani hanno iniziato a costruire dei gruppi di mutuo aiuto e l'hanno fatto anche sfruttando delle tecnologie. Non parlo di grandi tecnologie, ma di tecnologie semplici, perché ritornando anche alla storia del Monopoli, abbiamo sempre prima le persone e poi la tecnologia. Quindi per il futuro io credo che ci sia una via, un percorso mutualistico e una via non mutualistica. E quello che accade negli Stati Uniti è che abbiamo queste fondazioni che in un certo senso dicono alle organizzazioni mutualistiche: ecco, questo è il denaro, fate qualcosa. Ma il problema è che non costruiscono, cioè danno il denaro ma non sono lì per costruire le infrastrutture che ci permettono di percorrere la via mutualistica. So if we were tying up your question and the other questions here, what we would see, I think, is what is the opportunity out of the sadness of climate change, right, or the challenge? People everywhere have to build mutual aid. They already are. Find where they are and start to help them build the infrastructure and the networks. They exist. The basic organizations already exist. But then keep asking, what else do you want to do? And treat them as sort of entrepreneurs. But build that within the base, just as the cooperatives were entrepreneurs. Continuando a lavorare dall'interno della comunità. So now I just want to finish with how we would do this in the future. Right now in the United States, we have wildfires, we have floods. Immediately, people start to organize and they get people into the churches and the credit unions and the union halls because they're the only edifices, the only buildings that people can go to. On technology, they figure out this person needs medication. How are we going to get them their medication? This pet, this dog needs to be walked. It's all online and they're figuring it out. So if you think about, this really does happen, the first 6 months after a disaster, it's as if everyone becomes an Italian cooperativist. They understand, they're organized, they have complex networks are created. After 6 months, the American government comes in and says, thanks, good job well done. Now we're gonna have the government agency do it. And all those networks are atrophy. So I think that is the opportunity, like training for you, is to see where the environmental needs are, where people are already organizing. But unlike in America, where we're not as well organized in this as you are, because you are the world leaders, you could start to imagine how you are building up that infrastructure and paying attention, because it's the youth and the youngest who are so able to manifest this using the technology and have the insight about where it needs to go.
possiamo fare in futuro? Anche qui voglio portarvi un altro esempio. Quello che accade negli Stati Uniti è che abbiamo negli ultimi anni tante catastrofi naturali e ciò che accade è sempre che subito dopo una catastrofe, pensiamo per esempio agli uragani, le persone iniziano ad organizzarsi. Ovviamente si fa molto riferimento anche alle chiese perché hanno comunque già gli edifici da poter utilizzare, quindi organizzarsi tramite queste comunità e allo stesso tempo fare riferimento a delle tecnologie. Quello che è successo negli ultimi anni, ci sono delle app in cui viene comunicato per esempio dove poter reperire dei medicinali e questo avviene in tutti i primi 6 mesi, quindi in un certo senso la comunità si organizza come si farebbe in Italia e dopo 6 mesi però il governo arriva, ringrazia e dice fantastico, avete fatto un ottimo lavoro, però ora esternalizzo e do tutto, diciamo, a degli enti privati che continueranno ad occuparsi della ricostruzione. E quindi si arriva a una sorta di atrofia, diciamo, del sistema che non viene ulteriormente sviluppato. E qui vengo quindi all'opportunità che si nasconde in una situazione di questo tipo, che è quella appunto di formare le persone. Quindi il punto è sempre quello di stabilire quali sono i bisogni e poi di organizzarli, quindi di immaginare da questi anche come poter costruire un'infrastruttura e i giovani sono importanti perché nella costruzione di questa infrastruttura possiamo avvalerci delle tecnologie o dobbiamo sfruttare le tecnologie. Perfetto, a me tocca sempre l'infausto ruolo di dire che mancano gli ultimi 7-8 minuti, per cui se qualcuno ancora ha da porre qualche questione, domanda? Sì, prego, sì, certo. Buongiorno dottoressa, grazie per il suo racconto. Io sono un'amministratrice locale di un comune italiano piccolino, 11.000 abitanti, al centro dell'Italia e volevo chiederle come è riuscita lei a trovare, che rapporto ha avuto con le amministrazioni locali in questo suo percorso e come possono le amministrazioni locali aiutare il mutualismo. Consideri che nella nostra Italia c'è una grandissima burocrazia, tantissimi problemi, per cui anche da parte nostra, da parte degli amministratori, pur volendo, troviamo molte difficoltà legate alle leggi e a ostruzioni che ci autoponiamo alle volte e che sarebbe bene superare in qualche modo. Grazie. Another great point. So I would say just here's some simple things and then more complicated. You have buildings and space and you could offer them and create a community, almost strangely a co-working space of these change agents so they can talk and share ideas but make it that they have to come to the table with an idea and something they want to do, but maybe not so complicated. A community garden, a program for kids for after school, something specific that has a chance for success, but using your space and your land and that which the government can loan or give or something like that. I think that's where mayors in particular have an advantage because they have that ability. I think zoning is another really interesting area because local governments, I don't know what the translation of that is, but zoning lets the government decide who gets what and where so that you give a special place if people meet those things. But our success in America was always because there was one government person who wanted it to happen, and they would move everything around to give us space. We never fit into anything. And if you look at Madrigal in the Basque region, that's exactly what happened there.
where the famous padre, whose name I don't remember if anybody else does, he started the first cooperative in the Basque region, and he did it without the government, and as it got bigger, the government came and said, now how do we help you? So I think you help clear a space for this in whatever way you can, with you being the entrepreneur and saying, here's how we're going to move around the bureaucracy, because you have to. That's just, I think, the truth. Grazie. Allora, io credo che un ruolo fondamentale, che è quello delle amministrazioni, è quello di creare dello spazio, perché le amministrazioni locali in modo particolare hanno lo spazio fisico, hanno gli edifici, quindi in un certo senso possono offrire questi spazi a delle persone che possano incontrarsi. Possono per esempio creare uno spazio di coworking in cui gli agenti del cambiamento possono incontrarsi, conversare e scambiare idee. Ovviamente dobbiamo pensare anche ad idee molto semplici, come può essere quella di una comunità per il giardinaggio oppure di un programma per i bambini, ma credo che l'utilizzo dello spazio sia importante. Sì, credo che in sintesi era... Sì, la zoning. Sì. You know, I want to just say one last thing, because I know we're probably out of time. You're looking for people with a vision, not a project. So it's, you know, to me, one of the most amazing things about Emilia-Romagna was not just Emilia-Romagna, but the educational philosophy of Emilia. That if you invite people in, they won't come in with a little program for kids. They're going to come in with a program that children need, that doesn't exist anywhere in Italy. And they're going to have a vision for how to get there. And when they describe that vision in the beginning, everyone will say they're crazy. But the crazy people have a funny way of transforming the world every time and every generation. So I think you want the crazies and the visionaries and the creatives, and you want to give them space and let them grow and get out of their way and help them. And I think that is for you to teach us. Quando cerchiamo delle persone, quindi per avviare questo cambiamento, io credo che dobbiamo cercare non persone che abbiano un progetto, ma persone che abbiano una visione. Io quando penso all'esempio famoso dell'Emilia-Romagna è perché lì vedo attuata una vera e propria filosofia particolare, diciamo, dell'istruzione e dell'educazione. Per esempio, se vogliamo attuare un programma per i bambini che ci permette di andare in una direzione, abbiamo bisogno di svilupparlo, di sapere quali sono gli argomenti, ma anche di avere una visione su come arrivarci. E spesso le persone che possono portarci a soluzioni più innovative sono quelle che noi definiamo, diciamo, pazze, ma io credo che abbiamo proprio bisogno di loro, di persone visionarie, di persone creative. Because the crazy people. Did you say that? Ok, credo che ci sia spazio al massimo per l'ultima, altrimenti... Ok, ultima. Intanto ricordo anche agli ospiti, anche illustri, che sono collegati in remoto, che poi abbiamo una pausa di 10 minuti e passeremo sull'altro link, quello dell'assemblea dei giovani, quindi poi ci vediamo puntuali alle 11:30 per la sessione in plenaria dell'assemblea dell'alleanza. Okay, scusami, I'll go in English, no problem, right? Yeah. Okay, thank you so much, Sarah. It's really a pleasure to meet you here. Since I'm representing a cooperative in integration and assistance of immigrants, so I really want to have your experience in United States, since the United States is in a country with equality. So how is the experience of these unions with
immigrants and refugees, these things. I want to have an idea and experience in the United States. And the second thing is about the mutualism, the second principle, economic sustainability, how to create, especially in this era of climate change and the circular economy. Even I want to have an idea how the young in the United States in this era, in which way they are doing these things. Thank you so much. Thank you. Thank you all. Amazing questions. Okay. It's always the questions that are so interesting. So, you know, America is such a complicated country, you know, to say the least, especially right now. So I think in some ways we have everything to learn from you, but where we are at our best is we are a country of immigrants, indigenous people, and others. And it is in that makes us, when we are our best, in the trade union movement, in the cooperative movement, because we find a way to share a mission as our North Star. And it takes movements because there's resistance. For the people who came first, they are uncomfortable about new people coming in, especially around race. But I think that this is where we can start to think very practically about what you alluded to of the circular economy. That the economic mechanism doesn't just have to be about money. And this is where I think there are really interesting things looking at the idea of what are called time banks. If you Google time banks, do you remember time banks? Edgar Kahn, I think his name is. There's two people, and it's Kahn, Edgar Kahn. Started these different, almost little things where communities would trade time, like the babysitting co-op, right? It was time, it wasn't really money. But it's still a solidaristic exchange of something. But I think that's where the blockchain can make it not be just a little quaint, cute little project, but something bigger. But it still has to start with the people. So I think where we have to go is to take the best of our immigrant communities and ask them, what do you need? What do you want? Start to find their leaders and build their leaders to be their best and to help them build their teams so the co-op becomes theirs. And I think sometimes we forget the simple things of, when I was at the Freelancers Union, the way I would always build our programs was I would invite freelancers in. I would make sure, and I can say this in Italy, the food had to be excellent so that people felt that they were valued. And we sat and we said, what do you need? What do you want? Or we said, we're thinking about this. This is our idea. But what do you think? Or if we were very good, we were hearing people and we talked and we talked and we talked, and after talking to 50 people, we heard 4 things come up over and over. We said, that's it. And we said, how do we do that? How do we make that a thing? And we wrote I believe in a 1-pager, not longer. Write 1 page, nothing complicated, then go back and have people read the 1-pager. What do you think? So you're co-designing with them. So that's what I think. I don't know if that answers your question. Gli Stati Uniti sono un paese molto molto complesso e quindi in un certo senso siamo anche noi che possiamo imparare da voi, ma è vero che la nostra nazione è costituita su una popolazione di migranti e anche di popolazione indigena, ed è per questo che su questo punto forse abbiamo un'esperienza maggiore, perché tutte queste comunità in un certo senso devono condividere una missione.
Ovviamente abbiamo bisogno dei movimenti. Perché ne abbiamo bisogno? Perché esistono resistenze, cioè chi si scontra e non vuole che si vada in una direzione di cambiamento, per esempio specialmente negli Stati Uniti quando era connessa con la questione razziale. E per questo, quando abbiamo bisogno di quei movimenti, è lì che dobbiamo iniziare a pensare in termini pratici e pragmatici. Quando io parlo di meccanismo economico non mi riferisco soltanto al denaro. Esiste per esempio anche una cosiddetta time banks, quindi una banca diciamo del tempo, fondata da Edgar Kuhn. E per darvi un esempio che mutualisti. Prendere ciò che diciamo di meglio c'è, trovare all'interno della comunità le figure leader migliori e aiutarle a costruirsi dei team. Quando io lavoravo con il sindacato dei liberi professionisti, in un certo senso cercavo sempre di fare in modo che tutti questa è l'idea alla base. Si tratta di co-disegnare, di co-progettare i programmi e le iniziative, quindi chiedere cosa ne pensate, come facciamo a costruire una certa cosa. E nel momento in cui le persone della comunità si riuniscono insieme e buttano giù delle idee su una pagina e poi di nuovo si chiedono, ok, analizziamo e chiediamo allora di cosa abbiamo bisogno, come andiamo avanti. Quindi il concetto centrale è quello di una coprogettazione all'interno della comunità. Ok, grazie. Grazie Sara. Se posso un inciso personale, anche per me come per te è stata da un lato illuminante, dall'altro anche delle conferme su dei modi di approcciare, di immaginare le nostre comunità, la città, le persone al centro, i luoghi, gli spazi e l'uomo che vince sulla tecnologia che è al centro. Nel futuro sarà sempre più al centro l'uomo, in controtendenza rispetto a quello che noi immaginiamo della tecnologia. E ti ringraziamo anche perché stamattina quando ci siamo presentati, ci siamo scritti in queste settimane, grazie a Riccardo, e la seconda cosa che mi ha detto, e siamo molto felici di questo, è che ha interesse e quindi resterà con noi anche durante la nostra assemblea e quindi siamo molto felici anche di averti nella seconda parte della mattinata, per cui grazie di cuore per l'opportunità che tu ci hai dato di ascoltare sulla scorta non solo della tua esperienza ma anche della tua visione cosa noi possiamo fare e immaginare come movimento cooperativistico italiano di giovani. Grazie. E ovviamente grazie anche al rinnovo, al vice sindaco, al sindaco della città, insomma. La terza cosa che ci ha detto è mi è piaciuta tantissimo questa città, noi è insolito che ci dicono che è bellissima, quindi questa cosa ci inorgoglisce. Grazie ancora. Una nota di servizio alle 11:30 puntuali come un orologio come abbiamo fatto in questi 3 giorni. 11:28 mi suggerisce il Presidente. Riprendiamo i nostri lavori, per cui non scappate via. E agli ospiti che sono in collegamento ricordo che c'è l'altro link di Meet per la parte assembleare dell'alleanza. Grazie ancora. Grazie a te. Dimenticavo un applauso a Ivana Calciano che è stata bravissima, ci ha aiutato molto oggi, grazie per averci dato la tua presenza. Avermi qui è stato super interessante anche per me. Grazie.